con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Benvenuti ancora una volta a Smart & Healthy. Questa è la trasmissione ufficiale, ricordiamolo, Smart & Healthy, l'essere fit oltre la fame. Ora lo ricambio perché oltre la fame, visto la puntata di mercoledì scorso. Ben trovato Piero, ben trovati cari ascoltatori. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Oggi sono stato bravo, ho detto benvenuto, bentornato, non buongiorno, perché i nostri ascoltatori ormai questa è la dodicesima puntata, caro Piero, di questo mercoledì 2 aprile e siamo arrivati, insomma, strada facendo, ci si rende conto di quanto stiamo andando avanti, perché insomma 12 settimane, e questo è un appuntamento settimanale. Non male, devo dire, da come avevamo, non pensavamo di arrivare fin qui, o almeno pensavamo sì, ma non ce ne siamo resi quasi conto, perché quando le cose ci piacciono, quando facciamo cose che ci piacciono, il tempo passa comunque, ma passa più velocemente, meglio forse. Sì, quello allora di sicuro è passato meglio, decisamente, e poi anche il fatto di parlare un po' di cose che potrebbero non essere così tanto leggere in maniera tranquilla e cercando di sdrammatizzare un pochino, non è un problema, ha aiutato la trasmissione ad andare avanti, quello di sicuro. Certo, assolutamente sì, perché comunque ricordiamo, noi abbiamo iniziato questa avventura, chiamiamola così, di questa chiacchierata settimanale, io e Piero ci conosciamo ormai perché è un piacere che ci si conosce da tanti anni, però insomma è una chiacchierata settimanale che vuole sì informare, come dicevi te, però non appesantire. Ora non è il format come ieri, che è andato in onda martedì mattina, come il nostro consueto, andiamo in onda io e Andrea, però insomma più serio ma leggero, diciamo così. Sì, quello di sicuro, anzi ci cercheremo anche di renderlo magari un attimino più leggero andando avanti col tempo. Dai, vediamo se riusciamo a trovare una giusta via di mezzo tra quello che succede e quello che in realtà poi vogliamo fare anche noi. No, infatti. Senti, ricordiamo il sito internet www.radiocentroweb.it, da dove potete accedere. Questo fine settimana il fine settimana scorso c'è stato questo boom di questo trend di trasformare, e mi sono fatto prendere la mano anch'io, ti devo dire la verità, di trasformare le foto tramite ChatGPT nello stile dello studio Ghibli di Miyazaki. E ho fatto delle prove, perché io amo sperimentare da quel punto di vista lì, e ho fatto un po' di foto qui dello studio, e se vai a vedere sul sito qualcosa ho messo. Devo iniziare a preoccuparmi? No, ho fatto la prova, ho preso la foto dell'arrivo, visto che venerdì scorso con Francesco abbiamo parlato della Milano-Sanremo. Ho preso la foto della parte finale e l'ho trasformata in anime e l'ho messa come copertina del podcast, e quindi potrebbe essere, non come è successo ora, che hanno fatto Trump, hanno fatto di tutto di più, tutti hanno. Infatti c'è già ChatGPT fa, aspetta un attimino perché insomma c'ho un po' di appesantimento sulla linea, ti capisco, caro. Sì, ci capiamo, sì, decisamente. Bene, abbiamo iniziato la scorsa puntata, ora abbiamo intaccato aprile, quindi ci avviciniamo sempre più alla Pasqua, a parlare di
di cibo e di mangiare di Pasqua. Però è vero anche che se l'approccio alla Pasqua in America, come raccontavi, è un po' diverso rispetto a quello italiano, una cosa che ci accomuna italiani e europei, che durante le feste in generale è un momento per trovarsi, per vedersi in famiglia. Però insomma c'è anche un discorso di stabilità mentale, perché a volte le famiglie, anche le più Piero ride, ma rido molto, sì, ma non ci vediamo. Mantenere la stabilità mentale in questo periodo sta cominciando a diventare veramente difficile, soprattutto qua negli Stati Uniti. Sì, benissimo, perché è come si diceva sempre, come si è sempre detto, riallacciandomi al discorso iniziale, ma non sapevamo come arrivare fin qua. No, c'è già qualcuno, 1-2 persone perlomeno, che ci aiutano. Non sono nostri autori, ma potrebbero anche diventarlo, guarda, perché a questo punto ormai sta diventando veramente una spianata. Sì, ma inconsapevoli, per anni. Autori inconsapevoli, perché insomma ci chiederebbero dei soldi, bene, insomma, tenere a freno questa cosa. Allora, ti ricordi quello che si diceva, che ci siamo sempre sentiti dire, non fidatevi mai di quello che viene detto dalle fonti, dalle news che vedete in televisione, cose del genere, ma siate obiettivi, cercate voi le fonti da cui informarvi. Certo. Sostanzialmente. È uscito anche uno studio che sempre più persone, almeno perlomeno per quanto riguarda l'Italia, soprattutto tra i più giovani, cercano più le notizie sui social, neanche su internet in generale, sui social. Sì, allora vai, poi era un'aggiunta così che poteva venire fuori anche dopo. No, praticamente sì, molto sommario, perché non mi sono preparato niente, mi è venuto in mente ora. Tra i più giovani, ci sono più accessi ai social network, benissimo, quali Instagram e TikTok, soprattutto tra i giovanissimi, e anche l'aumento di content creator, come potremmo essere noi tra le tante. Alla fine come siamo noi in questo momento. Siamo noi. Questo ha aiutato la divulgazione, infatti ci sono molti account e canali di divulgazione anche scientifica, di notizie, e i mass media che viaggiavano fino all'altro ieri tra virgolette, sui canali da TV, sui canali quelli tradizionali, ora si stanno spostando sempre di più sui social network, su internet, e infatti stanno nascendo anche sempre più podcast, audio, video e quant'altro. E questo trend sta portando a affidarsi, perché poi alla fine le persone si affidano a delle notizie che purtroppo vanno verificate più di una volta, perché anche quello che viene pubblicato su internet molte volte sono fake news. Noi non siamo fake. Noi perlomeno non siamo fake, almeno per ora non ci possiamo definire come tali. No, allora, giustamente, come dicevi te, le notizie su internet vanno ovviamente filtrate nella maniera corretta, con un minimo di buon senso, diciamo così. Sicuramente ci sono tanti canali ufficiali, canali di gente che comunque sa di che cosa sta parlando, e io personalmente ormai facevo il conto stamattina prima di collegarci, penso ormai quasi 20 anni non guardo più un telegiornale che sia uno, e mi informo per esempio sui siti delle agenzie di stampa, perché perlomeno sono sicuro che la notizia è quella. Sì, anche se poi qualche abbaglio lo prendono anche loro, detto tra noi, però diciamo la maggior parte delle informazioni sono veritiere.
Quello di sicuro. Purtroppo ti stai trasformando in Andrea. Più o meno, purtroppo anche lì ovviamente ci sarà sempre comunque un minimo di parte politica in mezzo, sì, probabilmente. È ovvio che chi scrive la notizia poi ha le sue idee, quindi la scrive in base a quelle che sono le sue idee. Di sicuro rispetto ad un telegiornale, rispetto ad un radiogiornale dove comunque i giornalisti sono potenzialmente pagati da una determinata parte politica per seguire le idee di quella determinata parte, è ovvio che tendenzialmente... certo, poi dipende da testata a testata, no, testata fisica, testata giornalistica. A testata giornalistica ci sono delle testate che sono più politicizzate, altre più neutrali, però insomma sì, va centellinato tutto, e anche perché magari anche solo, ma neanche senza fare dietrologia, ma anche solo per romanzarci sotto un minimo, poi magari viene un po' travisata quella che è la notizia nuda e cruda, e alla fine va centellinato un po', va snocciolato, esatto, come dicete adesso, va snocciolato tutto, ognuno giustamente poi bisogna che andasse anche a ricercare un po' più di dati e dettagli. Quindi io aspetto Corona ancora che si dimetta, che smetta di fare, per esempio parlando di fake news, no? Quando Corona venne fuori, il Papa è morto, pace all'anima sua. Ma è ancora in giro? Ma chi? No, pace all'anima sua, Corona. E è ancora in giro. Lui disse: se viene pubblicato un video dove c'è in diretta il Papa e parla, io smetto, mi ritiro. Mi serve anche il vincitore, ha fatto già abbastanza danni di suo. Abbastanza. Guadagnare ci ha guadagnato, quindi anche basta. No, pace all'anima sua era più che si metta l'anima in pace, ecco. se no potrei essere travisato per davvero in questo caso. Invece no. Quindi sì, dimmi. Alla fine, giustamente, giudichiamo un attimino quello di cui sentiamo parlare e cerchiamo di mantenere anche un minimo di sanità mentale, tanto per ritornare sul tema della puntata di oggi. No, ma va bene, infatti mi stavo rilacciando, quindi andare dai parenti, a ritrovarsi con i parenti durante le feste è per qualcuno è un piacere, per qualcuno potrebbe essere una prova psicologica. Abbastanza pesante, sì. Prova psicologica di quelle insomma dure da affrontare. Abbastanza, no, allora diciamolo così, qui negli Stati Uniti per la maggior parte vanno tutti a fare le prime scampagnate, tendenzialmente vale un po' anche il detto che c'è da noi del Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi sostanzialmente. Siamo anche nel periodo dello spring break, per cui lo spring break? Giusto, per chi non lo sa, lo spring break sono praticamente le vacanze primaverili che spesso e volentieri tutti gli anni gli studenti, soprattutto universitari ma anche delle scuole normali, hanno, e tendenzialmente sono delle vacanze che durano una settimana, una sorta di vacanza di Pasqua. Sì, più o meno. Ora per quest'anno sono capitate un po' più spostate rispetto al periodo pasquale, altri anni invece in base a come cade la Pasqua poi sono più o meno attaccate, quindi poi la gente ne approfitta anche per levarsi un attimino dai tre passi, come si suol dire. Sì, per fare giri domenicali, giri pasquali e quant'altro. Sì, è un po' funziona, ma magari qui in Italia lo facciamo, qualcuno lo fa anche con la famiglia, fa la gita fuori porta, che non è della sola domenica, ma magari fa il ponte lungo, anzi quest'anno in Italia c'è il ponte super lungo, perché
c'è la Pasqua che viene il 20 di aprile, il Pasquetta il 21, il 25 che è venerdì e festa, hai 3 giorni, diciamo prendendo 3 giorni chi lavora da dipendente ovviamente. Prende 3 giorni di ferie, arriva fino poi, perché c'è il 25, chi non lavora di sabato il 26 sta a casa, il 26-27 torna a casa dal 20, dal 19-20 torna a casa torna al lavoro il 28. Sì, ecco, non è male, cosa che invece qui negli Stati Uniti in realtà di cose del genere non se ne parla nemmeno, ovviamente. Non c'è il 25. Guai a fare ferie. No, ovviamente qui non hanno il 25 aprile, ma a parte quello, ma proprio la mentalità e il concetto diverso di non fare troppe ferie tutte attaccate, o comunque devi continuare a lavorare, devi continuare a produrre, tra virgolette, fatturare. Esatto, e poi questo potrebbe aprire anche determinati discorsi, ma poi eventualmente si guarda nel futuro. Ci trasformeremo nel canale che c'è su Instagram, il milanese imbruttito che pensa sempre al lavoro. Solo al lavoro. Sì, più o meno, se siamo a quel livello lì, se non è ancora peggio di tanto. Meno male Smart and Healthy. No, bisogna mantenersi healthy, soprattutto anche in questi periodi così, e cercare di sbagarsi quantomeno nel momento in cui si può. Cercare di trovare degli sfoghi che possano poi farti scaricare la mente e non mantenere troppo le tensioni lavorative, le tensioni della giornata. Fai in modo proprio di lasciare andare. Che devo fare da te, Piero? Così almeno parliamo del meno. Bruttino oggi, non è per nulla primaverile, cioè è caldo, ma è proprio grigio tendente a tutto. È un sereno variabile alternato. Così più o meno. Vale tutto. Siamo da pochi giorni nella primavera, però insomma ancora deve assestarsi un po' il tempo anche qua. Un giorno c'è il sole, un giorno è più rannuvolato, un giorno tira vento, insomma. Piano piano si aggiusterà. Diciamo che è il tempo ideale per iniziare a fare un po' di lavoro in giardino e cose del genere. Sì, che non fa caldissimo. Esatto. Va bene. Esatto. Se non piove è ottimo, ottimissimo. Non è male. Hai ragione te. Ti toccherà lavorare in giardino. Non è male come idea, assolutamente. Non la disprezzo per nulla, anzi. Anche perché, ritornando al discorso della salute mentale, c'era uno studio, e quello infatti volevo, non so se lo sai, a quanto pare ho visto pubblico una volta l'anno per mancanza di tempo. Io ho un podcast dove parlo di un problema uditivo che però per qualcuno, io sono, perché mi riguarda personalmente, sull'acufene, ma insomma questa cosa stavo per dirti, che ora l'affronto. Insomma, ho questo podcast nel quale parlo di esperienze personali. Se qualcuno poi vuole raccontare anche in modo anonimo, benvenuto. E stavo leggendo, a proposito, per fare una puntata, per registrare una puntata di questo podcast, che c'era uno studio giapponese, quale in Giappone, c'è uno studio in Giappone, prescrivono passeggiate nella natura, e secondo me, allora, proprio per calmarsi, o magari uno per calmarsi va a tirare dei cazzotti al saccone da box, però insomma questa cosa era proprio legata alla prescrizione medica che rilassa stare nel verde, nella natura, e anche per l'orecchio potrebbe giovare. Sicuramente una cosa che l'ho notata una volta è la disconnessione.
Ma la disconnessione da tutto, cioè tu non mi ritrovai una volta non in una selva oscura sembra la Divina Commedia, ma mi ritrovai una volta a dover stare senza internet, ma anche a febbraio quando andai a Barcellona, perché presi la nave, perché andai con la macchina, e una notte e mezza giornata sei disconnesso, perché sei nel mezzo al mare e non hai connessione. Diciamo, siamo forse troppo abituati a essere connessi, ad affrontare la noia, il piatto psicologico, che dicevo io mi devo connettere perché sono abituato, ho anche questa facilità di stare connesso ai social, a internet, a quant'altro, che non ci facciamo caso. Invece stare disconnessi, non sentire niente, all'inizio si dice madonna, quella è come l'astinenza, no? Uno va in crisi d'astinenza una sorta di crisi d'astinenza, allora non così, però dopo quando, almeno per i primi tempi, poi ritorna il discorso dell'abitudine, della routine, ma quando ci si riconnette, almeno così per me è funzionato, quando mi sono riconnesso non avevo tutto questo bisogno, almeno i primi 2 giorni, di riconnettermi sempre o comunque con la frequenza che avevo prima. Poi bisognerebbe fare una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, di disconnettersi e non considerare nessuno via telefono. Allora, guarda, io ti dico, per la mia esperienza personale, per esempio, è il fatto di non considerare il telefono dalle 6:30, 7 della sera fino alle 8 della mattina dopo, cioè proprio lasciarlo da una parte come se non esistesse. Ok, è già questo. Perché alla fine è inutile, cioè è vero che siamo dipendenti ormai da questo apparecchio, qualsiasi cosa. Esatto, fondamentalmente ci dà adrenalina. Sì. Lo scrolling dei vari social, come si diceva prima, le notifiche e quant'altro, però nella realtà dei fatti ci fa più male che bene. Certo, quello sostanzialmente come giustamente dicete, è una dipendenza. Sì, alla fine purtroppo ci dà quella via lì, e infatti allora stavo cercando se c'era qualcosa in merito. In America non c'è, perché mi sembra, quello semmai lo riguardiamo dopo la pausa, cioè lo guardiamo mentre siamo in pausa e ritorniamo dopo, se c'è qualche iniziativa legata alla disconnessione, non lo so. No, sì, qui è tutto il contrario, qui qualsiasi cosa è praticamente legata a Facebook, per esempio. Che in Europa inizia a essere per i cinquantenni, sessantenni in su. Interessante. Anche quarantenni, no, nel senso, se parli con i ragazzi d'oggi, i ventenni, dice Facebook è da vecchi, anche se poi loro considerano già i trentenni vecchi, però quello è un altro discorso. Quello lo facciamo anche noi per certi versi. Sì, no, va bene, ma se la prende a questo punto di vista qui, i ragazzi d'oggi ti dicono Facebook e qualcuno, ma quelli proprio piccoli, anche Instagram. Ora quello che la tira più di tutte è TikTok. Vabbè, giustamente, perché sono video veloci e cose, quello non posso immaginare la ragione alla fine. E ritorna al discorso di prima, l'adrenalina, lo scroll. Esatto. Anche se su TikTok ci sono canali di divulgazione, quindi alla fine non è così male, ecco, non è così negativo. Sì, però, allora, da quel punto di vista lì mi chiedo quanti sono effettivamente quelli che seguono canali di divulgazione e quanti sono invece quelli che lo usano proprio solo per vedere, tra virgolette, i video dei gattini che giocano. In realtà va visto anche lì un attimino fa.
andrebbe fatta un'analisi un po' più. Questa è una statistica che insomma un po' troppo elaborata, forse per noi è un po' troppo elaborata, però no, hai ragione, cioè andrebbe analizzato tutto, analizzato che chi usa TikTok, chi usa Instagram, fare un'analisi su scala demografica, su scala di estrazione sociale, ma anche di istruzione e di età, però sarebbe talmente vasta e vabbè. Allora, diciamo che sarebbe interessante vedere per esempio le statistiche dei vari canali che possono essere quello del Wall Street Journal piuttosto che c'è anche un po' la Repubblica o cose del genere, cioè capire un attimino chi effettivamente guarda TikTok, il loro TikTok. No, vabbè, certo, sicuramente. Una cosa che vi consiglio però, visto che ora andiamo in pausa, caro Piero, una cosa che vi consiglio è quella di andare, che io vi vedo, a proposito di statistiche, io vi vedo che non andate sul sito di radiocentroweb.it, io le vedo le statistiche, che voi ci ascoltate in streaming, ci guardate su YouTube qualcuno, anche perché qualcuno poi ci scrive anche commenti, quindi noi salutiamo tutti, ma andate anche sul sito, io vi controllo. Sì, ma guarda che anch'io controllo le statistiche di YouTube e più del 75% di quelli che ci guardano non sono iscritti. Quindi iscrivetevi. Lo sappiamo. Sembra quasi quarto potere. Potrebbe essere. Bene, noi torniamo tra poco. A presto. Ciao. Ben ritrovati cari amici, dopo questa breve pausa siamo qui di nuovo in onda. Smart Energy, l'arte di essere fit senza fare la fame. Sì, prima avevo fatto la battuta all'inizio, oltre la fame, ma perché mi ricollegavo alla puntata precedente che si parlava di Pasqua, mangiare e quant'altro. Quindi senti caro Piero, dica caro, visto che parlavamo di salute mentale, stabilità mentale, una cosa che destabilizza, che è successa tra sabato e domenica, almeno per noi, perché in America è successa l'8 marzo, giusto? Sì, un paio di settimane fa. L'8 marzo. No, ormai 3 settimane fa. Marzo, sì. La prima settimana di marzo. Sì, il cambio dell'ora, come ho ribadito anche sul nostro sito, tra sabato e domenica scorsi siamo passati da un'ora in avanti, che fondamentalmente coincide a un'ora meno di sonno, perché il cambio dell'ora avviene alle 2, quindi dalle 2 si passa direttamente si salta alle 3. Però insomma, a livello di sonno, visto che è di domenica, buona parte delle persone possono dormire di più, ci sono anche dei consigli, delle tattiche da usare per non sentire troppo questo sbalzo, però a livello anche mentale qualche destabilizzazione può avvenire, perché insomma sì, ho detto troppe volte insomma, me ne rendo conto, anche questo è psicologico. Si tratta come si faceva quando eravamo a scuola, no? cioè insomma uguale. Cioè, alla fine è un'ora, un'ora. Tu quando vieni qua, quando torni qua in Italia o quando torni dove abiti ad High Point, insomma, sono più le ore, sono più ore, il jet lag è molto, magari ora dopo diversi anni non dico che ti sei abituato, ma diciamo la diversa. Diciamo, quando vengo in Italia tendenzialmente melatonina paletta, proprio come se non ci fosse un domani. Ma perché poi allora, diciamo che tendenzialmente l'intenzione quale sarebbe? Sarebbe quella di dormire in aereo, cercare, perché si arriva tendenzialmente la mattina, quindi teoricamente riposi. È vero anche che dormire in aereo non è mai come dormire in un letto,
per quanto possa essere comodo e quant'altro. Quindi alla fine arrivi comunque che sei stanco, hai tutta la giornata da dover fare, perché comunque se vai a letto prima è peggio, quindi avere un minimo d'aiuto più che naturale, perché comunque la melatonina è completamente naturale, per dormire le prime 2 notti male non fa assolutamente, anzi. Tornando in qua invece è completamente diverso, perché fondamentalmente che cosa succede? Si vola solo durante il giorno, arrivi a casa, mangi qualcosa velocemente, poi stai non alzato e vai a letto e recuperi praticamente, dormi tutta la notte. Fondamentalmente all'andata dall'America all'Europa salti, tra virgolette, salti la notte, cioè salti la notte come, e salteresti la notte come riposo, perché sei in aereo. Parzialmente sì. Quindi arrivi la mattina che o non hai dormito, perché se fai come me io in aereo difficilmente dormo, proprio cioè, o mi metto la musica e mi distrago, se no non mi addormento, e quindi arrivi la mattina che non hai dormito, quindi è come se ti avessi passato la notte in bianco, o quasi una sì, allora, diciamo, io da quel punto di vista lì sono l'opposto tuo, perché tendenzialmente, infatti moglie venuto dal 90% delle volte, mi siedo sul seggiolino dell'aereo, il tempo di finire di mangiare e sto già dormendo, quindi tendenzialmente quello non sarebbe un problema, a meno che non ci siano turbolenze forti o cose del genere. Detto ciò, però effettivamente sì, se non riesci a dormire praticamente è come se stessi sveglio per quasi 2 giorni. Non è proprio ideale. Esatto. Mentre al ritorno dall'Europa verso gli Stati Uniti salti mezza giornata, però insomma alla fine non la senti, perché è il giorno. Sì, alla fine non te ne rendi conto, perché è giorno completamente per tutto il viaggio, anche quando arrivi qua tendenzialmente, soprattutto adesso che viene la bella stagione, c'è comunque ancora luce, quindi alla fine il corpo ne risente meno, e sostanzialmente anche quando diciamo vai a letto però poi dormi tutta la notte, dormi una nottata intera, quindi è come, non ti dico che è come se fossi stato qua tutto il tempo, ma quasi. Sì. E come abbiamo visto, dormire è fondamentale, perché se cambio dall'ora solare all'ora legale mette in crisi diverse persone, anche il fatto della luce però di contro, quindi ora abbiamo più ore di luce. Infatti ci sono più studi statistici dove i paesi scandinavi, i paesi del nord Europa, dove d'inverno il buio la fa da padrone, ci sono più problematiche a livello mentale, perché uno sempre buio e sarebbe anche interessante fare l'esperimento, viverci per un certo periodo di tempo e capire effettivamente se è solo una questione di adattamento o se invece effettivamente c'è qualcosa che scatta. Beh, sicuramente qualcosa di adattamento c'è, perché, cioè, nel senso, ognuno affronta le problematiche a modo proprio, ok? Gli eventi, affronta gli eventi in maniera diversa l'uno dall'altro, anche perché sennò, insomma, saremo tutti uguali. C'è da capire quanto incide il fatto visto che l'essere umano è un essere che si adatta si adatta bene, quanto può influire a livello generale, perché se prendessimo un numero basso di persone e facessimo l'analisi su questo numero basso, magari non ci dà un risultato soddisfacente, perché il restante non analizzato magari si adatta benissimo, e è come chi si adatta a dormire banalmente, come chi si adatta a dormire con la luce accesa e chi invece la deve spenta per forza, oppure deve essere in assoluto silenzio, o chi si addormenta anche sul pavimento senza avere problemi.
Sì, quello di sicuro, poi ognuno di noi è fisicamente diverso, quindi giustamente poi ognuno agisce in maniera differente. Quello che ho notato in diversi viaggi che ho fatto andata e ritorno per e dall'Italia è comunque il fatto che più si va avanti e meno comunque risenti della differenza di jet lag, quantomeno tornando verso gli Stati Uniti. Ok, quindi il vostro corpo, il vostro organismo sta praticamente piano piano abituandosi a questo andi e rivieni. Sì, poi ovviamente è comunque una giornata faticosa e quant'altro, però è vero anche che alla fine se riesci a riposare la notte in una maniera o nell'altra ti adatti abbastanza. Più che altro questo viene fuori perché uno vuol fare qualcosa il giorno dopo, perché dice guarda io chiudo, se ritorna al discorso, se uno avesse il giorno di rientro o il giorno di arrivo, il giorno di disconnessione, magari uno si impone di stare un giorno al mese disconnesso e c'ho quel giorno lì, c'ho il giorno della disconnessione, uno dice vabbè vado a letto se è giorno, se è notte, se è pomeriggio, non me ne frega nulla, dormo le ore che ho necessarie, ma questo purtroppo nella maggior parte dei casi non avviene, non si può fare. Ma sai, alla fine noi ultimamente si sta adottando questa sorta di, chiamiamolo trucchetto, che è quello di tornare verso gli Stati Uniti il sabato. Quindi la domenica, la domenica libera. Vada come vada, se avete giorno libero non c'è lavoro, quindi se siete stanchi dormite, se non siete stanchi è giorno di riposo comunque. Quindi esatto, non è male. Problema. Non è male come escamotage, diciamo così. No, paghi un attimino di più i voli ovviamente, perché poi se sono weekend, soprattutto per i festivi paghi di più, però alla fine può essere valido da quell'altra parte. Certo, uno la recupera in salute, perché alla fine è sempre questione di salute, una salute mentale ma anche fisica, perché alla fine il riposo ne va della salute fisica. Ma il discorso legato al cambio dell'ora, no? Per gli Stati Uniti, che è avvenuto prima, è la prima volta, vero? Perché di solito avveniva a fine marzo anche per gli Stati Uniti? O no? No, in realtà da quando siamo stati qua, ma che mi ricordo io anche prima, gli Stati Uniti hanno sempre un paio di settimane di anticipo rispetto all'Italia. All'Italia? Sì. Per cui non so se è per una cosa loro o semplicemente perché hanno deciso di farlo così, in questa maniera. Beh, ok, magari anche politica, perché dice ma vogliamo essere diversi senza andare a parlare di Trump, avevamo voglia di dire qualcosa, ma che sarebbe stato da dire oggi. Sì, anche perché insomma i nostri autori, chi hai da autori? Donald e Elon, invece no, dai. E evitiamo per una volta di citarli, va che è meglio. Sì, no, assolutamente. E a proposito di disconnessione, poi c'è anche un altro discorso, questo, il cambio da social a social, perché se pensi che diversi account hanno migrato da quando X, a proposito di quel personaggio che avevamo detto prima, dell'ex Twitter, è divenuto proprietà di quel personaggio là. Qualcuno, anche una squadra tedesca di calcio, ha migrato e è andata su un altro social che è simile a Twitter come era prima, che si chiama Blue Sky, una cosa del genere. Quindi... penso che non sia stata un'azione unica alla fine. No, alla fine no. C'è parecchia gente che l'ha fatto. Poi potrebbe averci guadagnato oltre che di qualunquismo mediatico, anche di salute mentale. Poi, sì, quello decisamente, anche perché poi diciamo che alla fine
qualsiasi social, se usato in maniera corretta, può essere una valida opzione. Come si diceva prima, per informarsi non solo a livello di notizie proprio giornaliere, ma anche di altre tipologie. Se la usi in maniera scorretta o se forzi determinate cose, è ovvio che a quel punto diventa tossico per la mente e non è più qualcosa di valido, ma quello come qualsiasi altra cosa, nel senso internet stesso potrebbe diventare. Quindi dopo invece della melatonina, Xanax. Sì, anche in dose abbondantemente massicce. Invece che natura, ti ho prescritto una passeggiata nella natura, no? Una bella boccettona di Xanax e via. Sì. Sicuramente diciamo, come si diceva prima, anche il fatto di riuscire a ritagliarsi dei momenti per se stessi o comunque dei momenti in cui si esce all'aria aperta, si sta fuori, fa tanto. Per quanto nelle città, nella maggior parte delle città, non sia possibile trovare tanti spazi dedicati a questo, comunque in un parco, qualcosa del genere, e stare un po' all'aria aperta male non fa, anzi. Anzi sempre più qualche città di medio, ora questa è la parola, visto che si parla di Stati Uniti e di Europa, è una considerazione un po' basata stato per stato, perché parlare di città di medie dimensioni per l'Europa ha una valenza, per gli Stati Uniti magari un'altra. Sicuro. Perché quello sicuramente. Posso considerare una città di medie dimensioni negli Stati Uniti che magari è grande quanto Roma, e Roma non è certo una città di medie dimensioni, anzi tutt'altro, quindi medie o piccole. Però ci sono città che si stanno ritagliando piano piano degli spazi non soltanto di costruzione urbana, anche se poi la cementificazione la sta comunque facendo sempre da padrone, però qualche parco viene creato, il che non è male. È vero anche che ora, considerando la tipologia di territorio italiano, mi chiedo sempre come mai in realtà non si utilizzi il legno anziché il cemento, ma quella è un'altra negli Stati Uniti, un altro paio di maniche. Anche sì, no, un paio, anche di più di un paio. C'è anche il discorso anche climatico, secondo me, che negli Stati Uniti, in alcune parti, soprattutto nella costa orientale, ma molto più a sud rispetto a dove abiti te, c'è tutto il discorso degli uragani, quindi le case vengono fatte in maniera tale da poterle ricostruire velocemente, ma senza spenderci un occhio. Magari ci si spende uguale, però le costruiscano più facilmente, più velocemente il legno e non. Sì, allora potrebbe essere quello, e probabilmente quella è sicuramente una parte delle ragioni, ma se ci pensi, in Italia abbiamo i terremoti, che forse siamo lì. Senti, a proposito di salute mentale, ma questo discorso del kit, che notizie vi è arrivato di questa cosa dell'europarlamentare che ha fatto il video sul kit antiguerra? In America ci sono costruiti i rifugi atomici. No, allora diciamo qui in realtà a livello ufficiale, quindi cominciamo a separare le cose. A livello ufficiale non è arrivato ovviamente niente. A livello non ufficiale su social, come si diceva prima, tipo TikTok e cose del genere, hanno cominciato a girare video del fatto che l'Europa abbia richiesto di avere un kit di preparazione con almeno 72 ore di riserve. C'è da dire che la grossa differenza fra Europa e Stati Uniti in questo caso è che qui negli Stati Uniti sono molto più portati ad avere queste cose già pronte,
più che altro per un discorso di maltempo, uragani, tornadi e quant'altro. Non tanto per la guerra in sé, ma non tanto per la guerra in sé, perché comunque da quel punto di vista lì gli Stati Uniti erano, perché a questo punto erano. Vabbè, ora non entriamo nei dettagli più separati dal resto del mondo. Però per il discorso del maltempo ci sono tante persone che sostanzialmente hanno questi kit pronti con per esempio luci di emergenza, con le radio, quelle frequenza, generalmente quelle batterie, perché ovviamente in quei momenti lì non hai accesso a così tanta energia elettrica, generatori di diverso tipo, cioè anche discrete quantità di cibo, perché ovviamente poi in una situazione del genere non sai mai quanto puoi avere necessità di andare avanti senza avere accesso alle risorse normali che hai tutti i giorni. Beh, certo. Sì. Scatolette a go-go. Scatolette a go-go, roba ovviamente che non scade velocemente. No, certo. Tutte cose del genere. Ma quindi avviene anche una rotazione di utilizzo, perché se io preparo, no, adesso 2025, ok? Uh-huh. Preparo la roba, ok? Sì. E la scadenza di questa roba è di 2 anni, va bene? Uh-huh. Per 2 anni facciamo corna, ok? Non succede niente, anzi magari per 20, per 30, per 70, per 200 anni. Ma io, passati questi 2 anni, la roba è scaduta. Quindi nel 2027, prima del 2027, io devo fare un ricambio di questa roba, se no... Sì, tendenzialmente sì. Ora, diciamo che purtroppo da quel punto di vista lì riuscire a passare un anno senza aver necessità di utilizzare determinate cose è avere un anno fortunato, mettiamola così. No, vabbè, senza... Comunque purtroppo sono eventi che accadono. Un uragano l'anno se lo beccano. Un uragano l'anno se lo beccano, tendenzialmente un uragano che comunque provoca una discreta quantità di danni se lo beccano comunque, quindi alla fine diciamo arrivare alla scadenza effettiva dei prodotti è difficile, almeno per gli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti, forse qui in Europa, in Italia magari. Ma sai, alla fine grossi eventi atmosferici in Italia ce ne sarà forse un l'anno? Sì, ma non di quella portata lì. Non comunque di quella portata lì, quindi alla fine diventa già più... Perlomeno per ora. Almeno per ora, diciamo, non dovrebbe essere così tanto difficile riuscire a portarli alla scadenza. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati in fondo a questa puntata. È volato il tempo anche oggi. Sì, come di consueto per noi, il tempo passa velocemente quando ci divertiamo, e quindi l'argomento prossimo vedremo da che cosa veniamo ispirati questa settimana. Lo ascolterete, ascoltandoci saprete di cosa parleremo, né più né meno. O se no, quando verrà pubblicato il podcast di questa puntata, cioè sabato alle 11 ore europee, insomma, magari creeremo un post dove spiegheremo. Abbiamo parlato di salute mentale, abbiamo parlato di... Però questo sapete, cioè venerdì, tra venerdì e sabato pubblico il post su Facebook, su Instagram, sul sito, quindi non diamo anticipazioni. No, assolutamente, cioè no, non diamo anticipazioni. No spoiler. No spoiler. Lo spoiler può minare la salute mentale di una persona? Dipende. Se uno è ansioso. Se uno è ansioso potrebbe essere, sì, effettivamente. Poi c'è quelli come me che non gliene frega niente dello spoiler, mi puoi spoilerare, ma anzi, chi mi spoilerà al gergo tecnico, per quelli più âgé, spoilerare vuol dire di raccontare, anticipare magari il finale di un film, di un libro. Ecco,
forse su un libro sì, ma su un film, se mi dici guarda l'assassino è stato il maggiordomo, allora no, voglio vedere come ci arriva a capire che l'assassino, mi inviti di più a vederlo, a vedere il film. Invece poi c'è quell'effetto contrario che dici no, non me lo dovevi dire. Sai, dipende, se lo spoiler lo fai in maniera sensazionistica, sicuramente, tra virgolette, chi è più ansioso resta ancora più in ansia a quel punto. No, infatti c'è stato questo episodio non sabato scorso, 2 sabati fa, che ero al raduno sulla comunicazione, insomma abbiamo parlato di comunicazione sportiva e c'era la finale, c'era la Milano-Sanremo. Ci siamo visti, eravamo tutti lì concitati a vedere il finale della Milano-Sanremo e ho chiamato Francesco perché alla fine è stato un finale all'ultimo secondo, è stato c'è una bella rimonta e tutto, e ho chiamato Francesco che è appassionato di ciclismo e ho detto guarda devi vederla assolutamente, perché fa non mi dire nulla come è finita, però no, ti ho detto soltanto la devi vedere perché merita, e poi mi ha detto no avevi ragione. Infatti meritava effettivamente. Infatti venerdì scorso abbiamo parlato di quello, perché insomma meritava anche discuterne dopo. Senti caro Piero, noi torniamo mercoledì 9. Sì, mercoledì 9 aprile. Sarò reduce dalla mezza maratona, non perché la corro, ma nell'organizzazione della mezza maratona di Firenze, che sarà il 6 domenica 6, e magari mando qualche foto, non lo so. E niente, quindi ci troviamo mercoledì 9, mercoledì prossimo, settimana nuova. Caro Piero, io ti ringrazio ancora una volta per essere qui in questa 12ª puntata di Smart and Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame. Saluta anche te, perché sennò io... Ma la ringrazio anch'io, caro. E ci sentiamo poi la settimana prossima. Dai. Bene, perfetto. Bene. Ciao. Ciao.